Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Quest'oggi ci troviamo in un lato del mio studio che non avevate ancora visto. Questo perché voglio trasformare questo tavolino nella mia nuova postazione per unboxing. Nel futuro di questo mio canale ci saranno un po' di unboxing in più perché ho in mente alcuni progettini che andando avanti con il canale prenderanno piano piano forma. Visto che il canale si sta espandendo sempre di più e visto che ho pensato a dei format abbastanza carini che necessitano di una postazione simile, ho pensato di voler fare una cosa tipo una mini postazione per unboxing con asta superiore alla quale legare la mia GoPro, il mio microfono e tutto il resto, in modo da avere il tutto ben definito una volta per tutte, quindi di non dover montare tutta l'attrezzatura man mano ogni volta. Ma bando alle ciance, c'è tanto lavoro da fare, quindi seguitemi in questa impresa. Oggi vi mostro come si assembla una postazione per unboxing. Andiamo! Dunque, innanzitutto avrò bisogno di questo mega foglio di carta 70-100 perché non mi piace avere lo sfondo così per il tavolo, vi faccio vedere meglio. Non mi piace avere questo sfondo completamente erboso, non sempre almeno, è carino ma non è utile in ogni caso, quindi uno sfondo nero, completamente nero, sicuramente molto più utile per la maggior parte degli unboxing che andremo a fare su questo mio canale. Quindi, visto che questo è bello arrotolato, prendo 4 pezzettini di marmo e con un po' di nastro lo fissiamo qui a terra. Ok, inizia a funzionare. Adesso dobbiamo semplicemente fissare i 4 angoli, anzi fissare tutti i lati con un po' di nastro di carta. Nastro di carta principalmente perché è quello che non andrà a rovinare il nostro foglio, quindi sicuramente il più utile in questi casi perché questo sarà un processo reversibile. Se oggi o domani dovessi fare l'unboxing di qualcosa che è completamente nero, come un obiettivo per l'appunto, un obiettivo fotografico, cosa che sicuramente accadrà, potrò togliere questo foglio nero e mettere un foglio di un altro colore, oppure semplicemente piazzare un foglio di un altro colore su questo nero. Il nastro di carta mi permette di mettere e togliere i fogli senza nessun problema perché teoricamente non strappa i nostri fogli. Poi ovviamente molto spesso li strappa, ma quello perché molti nastri di carta presenti sul mercato fanno abbastanza schifo. Innanzitutto fissiamo l'angolo in modo che non ci dia nessun problema poi in futuro e facciamo la stessa cosa per gli altri 4. Perfetto, possiamo iniziare a togliere i pezzettini di marmo. Ok, adesso per fissare il tutto per bene metteremo un pezzo di nastro direttamente da qui a qui in modo che non ci sia niente di ondulato e la stessa cosa dall'altro lato. Perfetto, senza ombra di dubbio, un buon lavoro finora. Adesso voglio prendere un paio di stativi di quelli che si utilizzano principalmente per montare i green screen e creare una specie di americana qui in alto. Intanto spegniamo queste luci perché da ora in poi non ci serviranno più di tanto e perché danno anche un po' di fastidio nell'inquadratura che state vedendo in questo momento. Perfetto, già molto meglio. Eccoli qui, classici stativi della Neewer, di quelli ultra economici che costano veramente poco, che potete trovare su Amazon, quelli più economici in assoluto, tanto devono reggere una GoPro, non devono reggere chissà quale cosa, quindi vanno più che bene, no? Li allineo alle gambe del tavolo in modo da avere più o meno le stesse dimensioni sia da questo lato che dall'altro, questa è una cosa molto importante. Ed è comodo avere 2 cavalletti simili semplicemente per via del fatto che così, dovrebbe essere più o meno così, dopo andremo a vedere meglio, semplicemente per via del fatto che qui possiamo passare i cavi senza nessun problema. Gli ultimi 2 pezzi, questi qui, vanno montati in orizzontale direttamente su tutta l'asta in modo da reggere poi in seguito per l'appunto GoPro, luce e microfono, perché sì, monteremo anche un microfono su tutto questo ambaradan. Andiamo. È sempre bellissimo fare questa cosa, troppo divertente. Ok, e questo lo blocchiamo già, ci siamo, perfetto.
prima di bloccare questo lato stavolta dobbiamo riuscire a mettere questo qui dentro e non è tanto scontato quanto potrebbe sembrare. Oppa, là. Perfetto. Ora ciò che voglio fare è principalmente montare qui sopra la mia GoPro. Per fare ciò ho creato una serie di accrocchi, ve li mostro meglio. Tra i tanti strumentini fatti apposta per la GoPro ho preso questo qui, al quale andrò a collegare questo pezzettino qui, che come potete vedere finisce con una vite di quelle classiche che si mettono sotto la fotocamera da 1/4. Questa qui a sua volta si collegherà qui in modo da poter convertire il tutto alla vite, che a sua volta si collegherà qui ad una testa sfera in modo da poter controllare al meglio la mia GoPro. Anche una volta che sarà lì sopra, infatti, se voglio fare dei pan, dei tilt o qualunque altro movimento di camera, con questo accrocchio gigante creato con più attrezzature, più pezzi per GoPro, anzi questo è addirittura un pezzettino per mirrorless, non proprio per GoPro, con tutto questo dovrei poter riuscire a muovere la camera una volta che si troverà lì sopra. Dovrei, teoricamente, vediamo se ci riesco però. Allora, innanzitutto il primo passo, il più difficile sicuramente, è montare questo qui, che teoricamente è un pezzettino che serve per montare la GoPro sul manubrio di una bicicletta o di una motocicletta. Io lo utilizzerò per montare la GoPro alla mia americana homemade, quindi così, ci siamo e sembra funzionare, attenzione, ci siamo, funziona. Quindi possiamo svitare il secondo pezzettino e continuare la nostra opera di accrocchio generale. Testa sfera, è il tuo turno, tu devi andare qui e sei uno dei pezzi più importanti perché mi permetterai di ruotare la camera e quindi di fare movimenti di camera con la GoPro che andremo a montare qui sopra. E infine questo pezzettino qui, infatti qui in questo modo usciremo direttamente con l'attacco per la nostra GoPro. Vogliamo provarla? Proviamola. Ecco qui la nostra GoPro, corazziamola un po' perché giustamente avrà bisogno della sua corazza per essere montata qui. Ed eccoci qui. Avvio un video con la GoPro così potete anche vedere la sua visuale. Perfetto. Questa va collegata e quindi anche avvitata direttamente qui. Perfetto, guardate che opera d'arte. L'opera d'arte dell'accrocchio, signori. Funziona tutto esattamente come l'avevo immaginato. Come l'avevo immaginato? Così, guardate. Io qui posso svitare la testa sfera e di conseguenza, tramite un complesso sistema di leve specchi, controllare la mia inquadratura senza nessun problema. E infatti ci siamo praticamente. Già funziona. Assolutamente funziona. Poi infine è facile con un po' della cara vecchia magia dell'editing fare qualcosa del genere. Molto semplice. Ma non è questo il caso, non vogliamo farlo adesso. Per ora sapete soltanto che la zona, questa fuori dalla parte nera, sarà quella nella quale io andrò a posare il mio registratore, lo Zoom H1N, perché qui adesso andremo a montare anche un microfono e una luce, come vi ho detto prima. Partiamo dalla luce perché è più importante. Per la luce mi sono munito di una lampadina a pinza, quindi dovrebbe essere molto semplice montarla perché semplicemente, però la mia idea secondo me è molto carina, è quella di andare a montare qui la pinza e piazzare direttamente la ring light qui, in modo che l'obiettivo della GoPro passi all'interno della ring light. Che dite? La proviamo? Come brevetto già mi piace in realtà, però proviamola. Andiamo a piazzare per bene i cavi, in modo da avere il tastino d'accensione e spegnimento a portata di mano e al contempo di non avere disordine, perché i cavi come al solito non si devono vedere e soprattutto non devono dare fastidio. Quindi questa adesso dovrebbe andare già abbastanza bene, dovrebbe già darci una luce abbastanza soddisfacente. Vediamo, proviamo a spegnere il resto. Questo softbox in particolare voglio utilizzarlo comunque per le mie recensioni, adesso lo spegniamo soltanto per provare la ring light sola soletta, però sappiate che questo sarà acceso comunque in futuro. Ecco qui, direi che può iniziare a funzionare. Ovviamente c'è questo fastidiosissimo, non è bianco perché abbiamo una sola luce, però guardate come cambia tutto non appena riaccendo il mio bellissimo softbox, oppure semplicemente le luci dietro di me. Ecco qui, inizia già a funzionare tutto quanto. Poi ovviamente settando la GoPro in manuale il tutto sarà ancora migliore, ancora più funzionale e più funzionante. Adesso riaccendiamo il softbox perché questa luce è un po' strana per l'inquadratura che state vedendo in questo momento. E ultima cosetta che manca, il nostro bellissimo microfono. Per il microfono ho pensato a questo, uno spassosissimo ed utilissimo a mio avviso
lavalier. Perché è utilissimo? Perché voglio andare a montarlo direttamente qui. Abbiamo già la pinza della mia lampadina, bene, sfruttiamola al meglio, guardate, che opera d'arte. E ovviamente passeremo il cavo dallo stesso lato, in quanto io qui, fuori dal nero, piazzerò lo Zoom H1N e quindi alimenterò questo lavalier quando andrò a fare degli unboxing. Posso fissare questo direttamente con l'elastico che viene dato in dotazione con il lavalier, in modo da avere ancora più ordine. Perfetto, cioè non è un elastico, è una fascetta a strappo. E questo qui se ne viene fuori per essere posato direttamente sul tavolo. Ecco qui. Qui attacchiamo lo Zoom H1N che ora non posso collegare perché, come potete ben vedere, ce l'ho addosso in questo esatto momento, sta registrando, quindi non si può adesso, ma sappiate che lo poserò qui fuori dall'inquadratura e sarà molto molto comodo. Quindi principalmente questa è la nostra postazione. Fino a poco fa era così. Che ne dite? Vi è piaciuto questo making of? Spero proprio di sì, perché questo video per oggi giunge al suo termine. Sappiate che la conclusione di questo making of, di questo video nel quale andiamo a costruire la mia postazione, significa anche l'inizio di una nuova serie di video, completamente dedicata agli unboxing e al contempo di una nuova postazione per quando andrò a fare gli unboxing per le mie recensioni. Quindi da ora in poi, quando porterò recensioni su questo mio canale, utilizzerò questo tavolino con tutto ciò che c'è montato, tutto già pronto, e questa cosa è meravigliosa, per girare i miei video al meglio possibile. Sì, questo era un video un po' anomalo sul mio canale, un po' diverso dagli altri, ma spero semplicemente che vi sia piaciuto e che voi l'abbiate apprezzato. Tra l'altro un'altra cosa molto carina di questa ring light è che, volendo, posso rendere la luce anche calda. Quindi, qualora non siete ancora iscritti al mio canale, vi invito ad iscrivervi. Qualora non mi seguiate ancora sui miei vari social che sono comparsi in questo momento, vi invito a seguirmi. Invece, qualora siete già iscritti e mi seguiate già sui miei vari social, bravi, siete evidentemente delle belle persone. Detto ciò, io concludo qui questo video. Vi ringrazio per averlo visto fino a questo momento e noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo mio canale, il prossimo venerdì. Alla prossima, gente. Bye bye. Prossimamente ci saranno tante novità su questo mio canale, non vedo l'ora, sono molto hypato.